Partiamo dal fatto che ci sono vari tipi di stallo, ma ne analizzeremo sostanzialmente uno, che è quello delle prestazioni. Quando iniziamo ad allenarci, soprattutto se partiamo da un livello molto basso, i risultati iniziali sono sorprendenti. Vediamo il nostro corpo modificarsi e la nostra forza aumentare settimana per settimana quasi. Ma è chiaro che questa situazione non può andare avanti a lungo, altrimenti in un anno saremo a livello degli atleti olimpici oppure saremo in grado di partecipare a un Mister Olympia. Superata l'impennata iniziale, il nostro corpo si stabilizza, come tende a fare sempre, per sua natura. E qui interviene la programmazione, il saper creare nuovi stimoli, giusti stimoli per riaccendere il tutto. Lo stallo si presenta se facciamo troppo poco in allenamento, ma anche se facciamo troppo. Per stallo intendo quando si rimane bloccati su un determinato livello per un periodo molto lungo. Non è uno stallo se per 2 o 3 mesi non riusciamo a progredire. Potrebbe essere un normale adattamento del nostro corpo all'allenamento. Parliamo di stallo quando ad esempio sono passati 7, 8 mesi, un anno e non siamo riusciti a progredire. Allora lì probabilmente c'è un problema. La verità come al solito sta nel mezzo e molte potrebbero essere le cause dello stallo. Una dieta sbagliata, un ciclo sonno-veglia sbagliato, la progressione in allenamento inesistente, quindi un adattamento ai carichi senza cercare di andare oltre. I programmi di allenamento devono tenere conto di tutto. Se fate un lavoro pesante, se dormite poche ore, se avete dei problemi di salute, tutto deve essere preso in considerazione dal programma di allenamento che andate a fare se volete progredire. Se facciamo un 3x10 di trazioni per tutta la vita, non credo che andremmo ad arrivare a chissà quale livello. Teniamolo a mente. Uno degli errori principali è dare troppa attenzione a quello che fanno gli altri, perché quello che funziona per il nostro amico non è detto funzionerà per noi, perché non c'è un modo standard per fare le cose, non c'è un modo giusto per allenare una skill, ma ci sono 1000 modi diversi, tutti potenzialmente corretti e tutti potenzialmente sbagliati. Dipende dalle nostre caratteristiche soggettive. Ora di sicuro non posso spiegare come andare a programmare perché dovrei fare un video che dura 2 anni, ma posso elencare gli errori su cui porre la vostra attenzione. Mangiate bene abbastanza? Fate un allenamento completo e corretto? Avete una progressione in quello che allenate? Siete sicuri di non fare troppo? Vi state riposando abbastanza? Teniamo bene a mente questi parametri e sicuramente usciremo dallo stallo. Spero come al solito che questo video vi sia stato utile, sicuramente ci vediamo nel prossimo. Ciao!